Buongiorno a tutti, obbligo di riscatto, venerdì, quindi chiudiamo la settimana. Non ho detto il giorno perché magari qualcuno di voi è superstizioso, perché Ah, 15 gennaio e me ne quindi sono appena accorto. buongiorno a tutti, buongiorno qui da Radio Rossonera, da Enrico Boiani, ciao Henry. Ciao, buongiorno, ma in teoria non è il 17 venerdì che è Sì, per i peggio? latini è il 17, Gli gli ang- anglosassoni il 13. per gli anglosassoni in teoria è il 13. Se siete Vecchie anglosassoni storie mi di dispiace templari. per voi. Se siete Come? anglosassoni e ci state seguendo mi dispiace per voi, vivetela tranquilla che sono 24 ore come le 24 ore di ieri e le 24 ore di domani, dai. Bravo, esattamente così. Ma visto che ieri era il 12 e quindi non il 13 e ha portato bene, partiamo con qualcosa che insomma, abbiamo sperato di dire per almeno un anno e mezzo e oggi lo possiamo dire. Ieri Isma Benasser ha firmato il contratto che lo legherà al Milan fino al 2027 a circa 4 milioni con una clausola da 50 che si attiva dalla prossima estate, non quella che arriva, quella del 23. La prossima, quella del 24. Sì, ed esercitabile solo nei primi 15 giorni Sì, di 10-15 giorni. luglio, questo credo per permettere poi alla squadra eventualmente di prendere un sostituto, no? Sì. Di Bennacer, di sapere a tempo debito quando se ne va con questa clausola. Ecco, se lo vuoi prendere a fine agosto, puoi pure magari prenderlo, però devi pagare molto di più. Ce l'abbiamo fatta, cosa dobbiamo dire? Ieri sono arrivati Bennacer e Raiola a Mm-hmm. casa Milan nel tardo pomeriggio insomma dopo il talk. Hanno visto il talk e poi... Esatto, hanno visto il talk, poi sono andati a casa Milan dopo l'orario del talk per chi ci seguisse quotidianamente e hanno firmato, l'annuncio è arrivato in serata verso le 20. Molto molto contento personalmente perché il rinnovo di Bennacer rispetto a quello di Leao mediaticamente un pochino meno eclatante, ma non per questo non destava magari qualche dubbio, Mm-hmm. perché sul giocatore c'è sempre stato l'occhio vigile di tante squadre anche all'estero e questo non è un segreto. B, perché comunque era tanto tempo che andavi dietro, era tanto tempo che provavi ad alzare sempre di pochino l'offerta e ho paura che questa cosa potesse andare avanti, magari non dico fino alla scadenza, ma fino al momento in cui Bennacer potesse decidere di andare via. Così non è stato, il rinnovo è arrivato, i 4 che chiedeva sono stati messi sul tavolo e quindi io sono molto contento perché praticamente tutti i titolari, eccezione fatta per il numero 17 e per Olivier Giroud che sappiamo rinnova di anno in anno e anche quello bisognerà farlo in fretta per quanto mi riguarda. Tutti i titolari adesso scadono almeno, cioè come base, nel 2026 e quindi hanno 3 anni di contratto. Questo non significa che adesso è fatta, finita, siamo a posto, perché altrimenti poi tra un paio d'anni, un anno e mezzo ti ritrovi con tipo 5-6 contratti che stanno per scadere, devi rinnovarli tutti, ma bisogna, Di botto. per gestire tutto bene, devi sempre fare un rinnovo, ogni qualche mese devi rinnovare qualcuno il contratto, perché sennò il rischio è che ti ritrovi 7 contratti che scadono tutti nello stesso anno da dover gestire. Queste sono le foto. E Bennacer con quel pizzetto che ormai credo che andrà e continuerà a crescere da solo. Sì, ormai ha vita propria il pizzatorismo, palesemente. Cioè, decide lui come dove andare. Esatto, però vedo tutti comunque molto soddisfatti. Cioè, ho visto in altre foto dei Massara e Maldini non così sorridenti. Ecco, Sì, è vero, un po' più rilassati, diciamo. È vero, è vero, è direi vero. che ci può stare. Allora, mettiamo da parte Isma, che quindi dovremmo rivedere solo e soltanto sul campo, anche perché, come abbiamo detto poco fa, dobbiamo andare a vedere la probabile di Lecce Milan, visto che Isma c'è, ma Sandro no, per i noti problemi
di squalifiche causa quinto giallo e quindi squalifica automatica. In chiusura parleremo del ritiro, quindi restate qui perché ci sono delle cosine da dire su quello che è successo già nella serata precedente, quello che poi ha portato alla decisione, che poi durante la giornata proprio di ieri, della mattinata di ieri. Andiamo avanti con la probabile invece, caro Henry, Sì. perché in realtà non c'è molto da dire. Tiro via il banner, guardate, all'improvviso compererà Olivier Giroud. Tatarosano, Calabria, Kalulu, Tomori, Teo, Benasser e Pobega, perché Pobega è in vantaggio per prendere il posto di Tonali lì in mediana, con Salma Kerr, Diaz, Rafael Leao, Olivier Giroud. Questi giocano. Sì, c'è un doppio ballottaggio, un leggero doppio ballottaggio, quello tra Pobega e Vranks, che sappiamo, è il solito tra Brahim Diaz e Charles De Ketelaere, però dovrebbero andare in campo Pobega e Diaz, salvo appunto stravolgimenti magari di oggi con la rifinitura, non lo so. Nella squadra del Lecce c'è un grande spauracchio, che è quello del gol dell'ex, non tanto ex perché è tuo. E vabbè, insomma, ha detto anche Lollo Colombo che se si sentirà di esultare, esulterà, ma è giusto, onestamente ci sta, cioè, gioca per il Lecce, è giusto che esulti per il Lecce, anche perché tanto comunque tornerà alla base a fine anno, su di lui c'è un progetto un po' più a lunga scadenza che è pronto subito, quindi finirà la stagione a Lecce, probabilmente andrà in prestito ancora un altro anno in una medio-alta squadra di Serie A, una media squadra di Serie A, quindi una squadra che magari non lotta per la salvezza come può essere il Lecce, ma lotta per essere in una posizione più tranquilla, magari ogni tanto affacendosi alle coppe, ecco, quelle che vanno all'incirca dall'8° al 12°, 13°, 14° Anche posto. perché credo che su Lollo Colombo ci siano alcune squadre, visto il campionato che sta facendo, che non era partito benissimo, poi dalla partita contro il Napoli in poi si è un pochino rifatto, in questo 2023 è partito molto forte, quindi credo che su di lui qualcuno ci possa essere. No, Henry, ti aspetti pronti via il Milan che parte per dare un segno? Non so cosa aspettarmi, sarò molto sincero, più che altro perché credo che non abbiamo mai visto e vissuto un periodo del genere da quando c'è Pioli, un periodo in cui vai addirittura in ritiro, anzi dormi a Milanello dopo la partita perché è più comodo per la mattina, perché il ritiro vi ricordo che non si può dire. Mai successo, ve lo dico, non so come dirvelo. Vabbè. E quindi non so cosa aspettarmi in realtà, non so se questa cosa per me o la va o la spacca in qualche modo. Adesso non so se gioco la partita con Lecce o direttamente per la Supercoppa, però o ti dà la spinta per risalire in questa stagione oppure rischia di far emergere dal pelo dell'acqua quelli che sono i tuoi problemi e la punta dell'iceberg diventa ancora più grossa, non lo so. Anche perché, come abbiamo visto anche negli ultimi giorni, insomma, bisogna un po' far quadrato, perché è ovvio che la critica ti aspetta. Sei campione d'Italia, sei reduce da un lungo periodo positivo e se arriva qualche, diciamo così, problema, viene anche enfatizzato forse anche di più rispetto a quello che è il reale problema del momento. Però, lo Chiaro. vedete anche in taglio alto, Pioli schiaffi al Milan, il tecnico, oddio cos'è, si infuria, il tecnico si infuria. Tecnico che, visto che insomma, abbiamo detto anche poco fa, qualche retroscena del ritiro c'è, il ritiro non era ovviamente nell'aria, non è stato fatto per comodità, poi lo possiamo far passare perché era comodo farmi dormire a Milanello, probabilmente sì, era anche comodo, ma fatto sta che ad esempio qualche giocatore se ne stava già andando a casa ed è stato richiamato al volo, quindi non era una decisione che era nell'aria, è una decisione presa sull'onda di quello che si è visto in partita, sull'onda di quello che si è visto soprattutto nel secondo tempo,
in quello che magari il gruppo, facendo anche due chiacchiere nello spogliatoio post partite, è emerso, e quindi si è deciso con Pioli, la dirigenza e quant'altro, che il ritiro, questo andava fatto, per averli subito a Milanello e farli dormire a Milanello e poter parlare ieri subito con la squadra. Non è un ritiro punitivo, quello no, a parte che non siamo mica a scuola, cioè non è che dobbiamo punire le persone bacchettandole sulle mani come negli anni 50, ma l'idea era quella di mettere un punto vero. Se quello del 31 era già un pochino più punitivo, la perdita del giorno libero l'ultimo giorno dell'anno, dopo il PSV, subito a Milanello invece la mattina del 31 ad allenarsi, non giorno libero ma allenamento, qui non te lo vedo come punitivo ma come dire un richiamo all'ordine del Sì, tipo, ragazzi, però una volta abbiamo fatto finta, eccetera, passa. Vi abbiamo tolto il giorno, la punizioncina ve l'abbiamo data. A sto giro no, a sto giro venite e per davvero proviamo a risolvere la questione, perché sennò, come abbiamo visto anche ieri al talk, non essendo il primo di un unicum nella stagione, l'atteggiamento avuto contro il Toro, il rischio è di avere una collana di partite una dopo l'altra. Bisogna finirla qui, chiudere questa emorragia di partite giocate un po' naif, perché non si va da nessuna parte. sì, credo che l'obiettivo sia quello, ma credo anche che, come dire, bisogna voltare pagina rispetto a quello che è stato quest'anno in collegamento allo scorso di anno, no? Perché Certo. la squadra ha vinto e si sta un pochino adagiando sul fatto che ha vinto, quando invece dovrebbe, tra virgolette, resettare ricordandosi quanto è bello vincere. Cioè, è quello che dovresti prendere dell'anno scorso, non il fatto che sei stato il più forte, perché che tu per far gruppo, che tu poi dimostrandolo, hai dimostrato che eri il più forte, va benissimo, è giusto, però non per questo quest'anno ti devi credere il più forte. Poi magari lo sei, lo sarai alla fine dell'anno, avrai più punti di tutti, e avrai dimostrato nuovamente di essere il più forte, ma nel mentre credere di esserlo è distruttivo. È distruttivo. Cioè devi avere consapevolezza ma non presunzione. E la linea è molto sottile. Guarda, da quello che poi è emerso da Milanello, la squadra avrebbe capito che insomma così proprio non si può andare avanti, ma semplicemente perché l'ha capito sulla sua pelle, è stata eliminata. Cioè, non si può andare avanti così, perché vengono persi punti e vengono perse le partite e vengono perse le competizioni, cosa che è successa ad esempio l'altra sera. La squadra avrebbe garantito massimo impegno da Lecce, per quello mi aspetto invece io un segnale, me lo aspetto a Lecce proprio subito. Non mi aspetto un diesel, mi aspetto che dia un segnale, un po' come è successo a Salerno, che vada dentro al campo e prova nei primi 15-20 minuti a fare 2 gol e chiuderla lì. Lazio Milan, vi ricordo che la partita dura 95 rotti, mi raccomando. Non Ultimamente, negli ultimi 82, minuti. non 78, non 76, non 69, dura 95 e oltre, dipende da quanti minuti danno di recupero. Harry, siamo arrivati in chiusura di obbligo di riscatto. Ti chiedo soltanto un segno. 1, X, 2 per stasera. Mi Cosa auguro X, preferisci, cosa esce invece? mi auguro X, però penso che vinca la Juve. Uh, ovviamente anch'io mi auguro X. E pensi Per la anche, legge dei grandi numeri, per me la Juve non vince. E quindi esce anche X. XX per me. ma meno speriamo. Grazie a tutti per essere stati qui con noi. Grazie a te, Henry. Ciao. Ciao, mi raccomando, like per il rinnovo di Benasser, perché ci sia 1000 puntate sul rinnovo di Benasser, quindi mettete un mi piace, scriveteci nei commenti se vi piace la formazione contro il Lecce e soprattutto
Scrivete tipo ti prego Rafa perché manca solo lui. Rafa, manchi solo tu a mettere sta Rafa, firma. manchi solo tu? Rafa, manchi solo tu, ti prego. Ciao. Rafa, mettiti una mano sulla coscienza. Ciao a tutti, ci ritroviamo tra pochi minuti con Chiama Milan, poi c'è Lancia alle 13 e torna Pelle Rossonera per la prima puntata del 2023 con Carlo Pelegato in studio alle 16. Ciao a tutti.